Buongiorno a tutti, io sono Lodovico Tincao e quest'oggi vedremo come andare a risolvere il crash di Excel con impossibile trovare il progetto o la libreria. Avevo già trattato su un video questa lezione qua, difatti sul mio canale troverete già un video dove tratto questa lezione e faccio vedere uno script per andare anche a risolvere il problema in automatico e mostro anche una procedura manuale per recuperare il file qualora si presentasse il problema. Di là che l'ho registrato un po' con uno zoom fatto male, approfitto anche per rifarlo per dare delle nozioni aggiuntive e fare questo video in modo che sia effettivamente una guida definitiva alla risoluzione di questo problema, sia con una applicazione, un fix manuale, ma anche attraverso un fix automatico se lo vogliamo applicare ai nostri file automatizzati. Allora andiamo su un file di esempio, prendo un file che ho utilizzato su un'altra lezione dove praticamente io qui ho un modulo che si occupa, praticamente questo file parte dal task scheduler di Windows, si occupa di refreshare i dati, poi salva una copia su disco e lo quitta. Quindi è un report che funziona completamente in automatico. Cosa fare comunque quando, e questo è un problema che praticamente nasce da quando hanno introdotto il motore di Power Pivot in Excel, quindi è un problema subentrato nel compilatore di Excel dalla versione 2013 di Office. Quindi se noi apriamo il nostro file e si presenta questo specifico problema, quindi se poi ce l'avete in inglese ovviamente trovate can't find project or library, è la stessa cosa, ma insomma se vediamo questo problema non disperate, non avete perso il file, è possibile fixarlo. Vediamo ora l'operazione manuale per recuperare il file e renderlo come nuovo. Allora, l'operatività da fare è praticamente chiudere il nostro file corrotto, perché comunque quando noi apriamo il file noi premiamo ok e poi vabbè dobbiamo chiudere Excel perché tanto il file non si apre. Quindi chiudiamo tutti i nostri file Excel, li chiudiamo tutti. Quando abbiamo chiuso i file Excel apriamo un file vuoto di Excel, quindi avviamo proprio l'applicazione e andiamo sul tasto opzioni. Perfetto, adesso andiamo su centro di protezione e andiamo su imposta centro di protezione. Qui dobbiamo andare su impostazioni del macro. Ecco, per andare a fissare il file dobbiamo prima di tutto andare a disattivare le macro all'interno di Excel. Quindi se noi facciamo automatismo, di default lo avremo modificato così, questa opzione l'abbiamo messa su attiva le macro in Visual Basic, altrimenti le nostre procedure automatizzate non avrebbero modo di funzionare. Quindi spostiamo su disabilitare le macro VBA senza notifica e disattiviamo anche questo flag. Togliamo tutto praticamente. A questo punto diamo ok, chiudiamo il file. Fatto questo, noi possiamo andare ad aprire il nostro file corrotto. Ipotizziamo che questo sia corrotto. Nel momento in cui noi lo apriamo, il messaggino che vedevamo fuori, adesso abilito il contenuto, ma il messaggino impossibile trovare il progetto o la libreria non comparirà più. Magicamente non comparirà più. Però non possiamo eseguire le routine che abbiamo nel nostro compilatore di Visual Basic, quindi dobbiamo ancora fissare il file. Così siamo praticamente riusciti ad aprirlo. Per andare a fissare il file basterà entrare nel nostro compilatore, quindi menu sviluppo Visual Basic, e qui dobbiamo semplicemente fare questa operazione, menu debug, e qui troverete la voce compila VBA project che è in neretto. Quando noi la premiamo, se dopo torniamo a ricontrollare, viene disattivata perché significa che il compilatore ha fatto una compilazione del codice e ha verificato che tutto andasse bene. Compilando il codice dei nostri file, il problema di impossibile trovare il progetto o la libreria, che originariamente il nome che compariva era un errore di tipo VBE7, ok, io lo chiamo VBE7 perché in origine era così, non comparirà più. Praticamente facendo questa cosa qua e andando a salvare il file, quindi debug, compila VBA project, salvo, il file torna a posto. Fatta questa cosa però non abbiamo finito, perché all'inizio abbiamo disattivato le macro, adesso dobbiamo riattivarle, però non dobbiamo riattivarle sul file che era corrotto. Il nostro file lo salviamo e lo chiudiamo. Solo che adesso che abbiamo richiuso di nuovo Excel, andiamo a riattivare le macro, quindi apriamo Excel nuovamente e torniamo praticamente nelle opzioni. Andiamo nelle opzioni, centro protezione, impostazioni macro e riattiviamo le macro. Ok, generalmente si attivano queste cose qua. Tra poco torniamo e vediamo anche l'opzione che c'è qua sotto. Quindi facendo così, ok, ho riattivato le macro, chiudo praticamente Excel. Se poi noi torniamo ad aprire il nostro file corrotto, vedrete che in realtà non è più corretto, è tornato magicamente a funzionare. Questo è il sistema manuale per fissare i file quando vedete appunto questo tipo di problema. Adesso vediamo un sistema per far sì che i nostri file Excel
autocompilino il codice quando noi andiamo a fare il salvataggio, in modo che si faccia debug, compila VBA project. Potete sapere che avevo aperto un ticket alla Microsoft e avevo chiesto proprio, dopo 6 mesi di trafile su sto problema qua, avevo proprio chiesto che facessero questo tipo di attività. Ed effettivamente in alcuni aggiornamenti di Microsoft 365, forse dall'anno scorso, questa operatività l'hanno introdotta, quindi lui in automatico, quando noi andiamo a salvare un file, voi non lo sapete, ma lui è come se andasse qua e compilasse sempre il Visual Basic Project. Però non so per qualche motivo, a volte ancora non funziona bene. Difatti questo problema una volta era veramente molto più accentuato. Adesso si presenta di rado. Quindi come facciamo a dare un'ulteriore forzatura affinché prema in automatico questo bottoncino qua? Si fa così. Allora, difatti anche nel vecchio video facevo vedere una procedura. Si va sul nostro compilatore, dobbiamo andare su questa cartella di lavoro, ok? This workbook, se ce l'avete in inglese. Lo vedete comunque dal foglietto che c'è qua sulla sinistra. Facciamo doppio clic. Entriamo qui. Praticamente questo è il codice che vi presentavo nel vecchio video. Funziona sempre, però mi ero accorto a un certo punto che questo codice qua non funzionava più, quindi assieme a un collega che ringrazio anche per avermi dato una mano ad aver trovato un'alternativa per eseguire questo codice, che è Stefano Polazzon, lo ringrazio per la seconda alternativa che c'è qua sotto, che ci abbiamo lavorato insieme. Praticamente questo codice non funzionava più, di punto in bianco questo codice che andava a compilare praticamente il codice che c'è qua su, vedete, se io faccio così, tolgo e tac, adesso ricommento ad esempio, se andiamo a vedere il compilatore adesso mi dice che è da compilare, no? Vedete, è tornato nero. Quando noi facciamo una modifica quello si attiva. Se io adesso premo qui, no, per togliere long error e vado a salvare il file, perché vedete qua ci sono delle variabili, quindi non posso fare l'F8. Questa cosa qua, workbook before save, significa, guarda, parti in automatico appena qualsiasi tipo di processo tenta di salvare il file, che sia io che premo il dischetto da qui, che vada su menu file e faccio salvo con nome, che lo faccio da routine, magari gli dico, guarda, active workbook save as, active workbook save, qualsiasi cosa che va a salvare il file. Ok, mettendo questa istruzione qua parte il codice che c'è qua sotto, quindi voi potreste utilizzare anche il private sub workbook before save per fargli fare anche qualcos'altro quando il file si sta salvando, però in questo caso noi lo utilizziamo per fissare sempre in automatico i file. Questo anche perché se io lancio questo coso dallo schedulatore di Windows, ok, che parte in automatico e lui va ad eseguire questo codice, quando lo va ad eseguire alle volte il compilatore torna ad essere di nuovo da premere, ok? Non ho capito questa cosa qua perché avviene, però può succedere. Quando succede questa cosa qua c'è una piccola probabilità che il file poi vada in errore con appunto impossibile trovare il progetto libreria. Quindi il file si concluderebbe, si salverebbe, però quando andate poi ad aprire nuovamente il file praticamente lo trovate corrotto e lo dovete fissare col sistema che avete visto prima. Quindi mettendo sui nostri file sempre questo codicetto qua, ok, risolviamo il problema. Però vediamo che cosa succede e perché poi ho sviluppato anche questo secondo codice. Se io adesso faccio salva, perché ho messo sempre, va sempre messo in questi casi un ORM error resume next, che cosa significa? Che se trovo un errore vado alla riga successiva, perché se ho degli automatismi non posso piantare il file. Devo magari essere avvisato per mail, eventualmente, però il file deve concludersi se va in automatico, quindi io di norma su questo tipo di processi metto anche questa istruzione qua. In questo caso adesso andiamo a saltarla e andiamo a eseguire il codice sotto. Se faccio un F8 mi compare questo errore, io da qui appunto ero partito e ho detto cavolo, il mio codice non funziona più, me l'ero sudato, e se andate anche in giro in internet trovate solo questo tipo di script. Però qua dice l'accesso a livello di programmazione a Visual Basic non è attendibile. Adesso poi me ne sono accorto quando poi avevo sviluppato anche questo. Vediamo che cosa succede se invertiamo l'opzione. Poi quello che ho sviluppato nuovo secondo me è un po' più carino. Quindi andiamo a toglierlo. Togliamo tutti i commenti che ho messo qui, così andiamo a testare anche questo e vediamo il comportamento. Ok, adesso io metto un bel blocco qui, ok, qui è attivo. Se io faccio un bel salva, ok, arrivo qua, salto long error, arrivo qua, mi dà lo stesso identico problema. Ero convinto che con il nuovo codice l'avevo risolto. In realtà funzionano tutti e due gli script. Adesso io preferisco di più questo, che è un po' più pulito e mi piace più come script, però potete utilizzare sia il vecchio sistema che vi mostravo nel vecchio video di YouTube, piuttosto che potete utilizzare il nuovo sistema che ho definito qui insieme a Stefano. E ovviamente questo file poi lo trovate in descrizione ed è scaricabile per gli abbonati. Allora,
Perché non funziona? È molto semplice, ce lo dice proprio il messaggio, vedete, se noi andiamo qua e leggiamo il messaggio attentamente, l'accesso a livello di programmazione Visual Basic non è attendibile, ok? Attendibile, che cosa ci dice? Se noi andiamo a vedere le opzioni delle macro, quindi torniamo dentro in file, altro, andiamo su opzioni e poi andiamo su centro di protezione, impostazioni centro di protezione, torniamo su impostazioni del macro. Ecco qua, impostazioni macro per gli sviluppatori. Che cosa c'è scritto qua? Considera attendibile, ecco l'errore, l'accesso al modello a oggetti dei progetti VBA, quindi lo considero attendibile l'accesso agli oggetti del Visual Basic. Se io flaggo questa opzione qua, e è proprio questo che manca nel mio vecchio video, ok? Funziona tutto. Praticamente se io vengo qua e adesso rimetto il blocco, faccio un bel salva, no? Che lui parte in automatico, salto long error resume next e faccio un F8, ecco che ha funzionato. Adesso vedete qui è in neretto, ok? Se io adesso eseguo questa cosa qua, qui quello nuovo per farlo funzionare non basta un execute, ne devo per forza di cose fare due, altrimenti non funziona. Comunque faccio l'execute, qui ok lo salta, va giù, end. Se andiamo a vedere il debug vedete che praticamente lui lo ha compilato, ha funzionato. Quindi noi salviamo e la routine adesso funziona. Che utilizziamo quella sopra o che utilizziamo quella sotto, funzionano entrambe. L'importante è ricordarsi di flaggare anche i progetti attendibili appunto all'interno delle opzioni delle macro. Bene, direi che anche con questa lezione è tutto. Adesso sappiamo tutto di questo fastidiosissimo problema che affligge Excel da diversi anni e sapete anche come andare a risolverlo. Come sempre, se il video è stato di vostro gradimento, lasciate un bel like al video qua sotto. C'è anche il grazie se volete donare qualcosa per la soluzione. Iscrivetevi se non siete iscritti, se volete avere accesso a tutti i servizi del mio canale e sostenere appunto la realizzazione di video come questi e di playlist, di corsi eccetera, pensate magari a stipulare un abbonamento con il mio canale. Vi ringrazio molto per avermi seguito, ci vediamo alla prossima puntata. A presto, ciao!